Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di gennaio 2026 e prima di iniziare ovviamente saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Infine vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate i link delle recensioni dei mazzi che andrò ad utilizzare e anche i link per acquistarli se vi dovessero piacere. E adesso partiamo con la lettura, facciamo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati. Nel mese di dicembre voi avevate la torre. Può sembrare una carta, complessa e per certi aspetti negativi, perché indica una fase di crisi, di crollo delle nostre certezze, un momento in cui ci accorgiamo che, abbiamo comunque, protratto nel tempo, delle ostinazioni, delle ambizioni, delle cose che, non fanno parte e diciamo non facevano parte di noi e della nostra stessa natura. Quindi è vero complessa, ma ci aiuta a capire che questo è il momento giusto, di, lasciare che quelle cose, siano crollate definitivamente per poter ricostruire sempre meglio sia noi stessi, parte di noi stessi, la nostra stessa natura, alcune situazioni, e quindi io direi che concludere un anno in questo modo, seppur in modo forte, ci darà la possibilità di ricostruire e di rinascere. Adesso vediamo qual è la vostra prossima energia, proprio quella del mese di gennaio. Andiamo a vedere proprio come inizierà quest'anno nuovo per voi. Allora, voi partite con la carta della morte. Forse c'è bisogno di un ulteriore passaggio, di trasformazione? Io direi proprio di sì. Quindi dopo la torre avere comunque una carta abbastanza impegnativa come questa, può non essere negativa, ma vuol dire che vi avviate verso una trasformazione profonda, del vostro stesso essere, l'abbiamo visto prima, magari in qualche ambito nello specifico, può essere amore, lavoro, eccetera, anche, la stessa famiglia, di voi stessi, proprio la trasformazione dentro di voi per poter gestire meglio alcune cose. E quindi è proprio questa che vi porterà verso la rinascita, verso un nuovo inizio. Però con questa carta bisogna chiudere totalmente con il passato, con un qualcosa che non è andata bene, che non ha funzionato, che vi ha provocato dolore. Qualsiasi circostanza vi tiene ancora legati a quel passato che ormai non vi serve più, ma vi sta, trascinando, vi sta appesantendo e quindi in base a queste circostanze secondo me riuscirete già a capire che cosa deve essere lasciato indietro, anzi proprio tagliato di netto. Vediamo come questa energia si riflette nei vari ambiti, partiamo proprio in quello personale, dove, con, le varie indicazioni possiamo capire come gestire e più o meno come andrà il vostro mese. E poi ovviamente ci addentriamo con l'ambito amore, il lavoro, le finanze e i segni zodiacali da attenzionare. Troviamo il 3 di spade, energia 3, anche 3 del 13, iniziale, quindi un certo tipo di evoluzione, di trasformazione, però in questo caso di andare a guarire delle ferite,
un dolore, un qualcosa che non vi fa stare bene, un qualcosa che vi porta magari solo insoddisfazione. Essendo legata al vostro elemento aria, può indicare anche dei pensieri che a volte possono essere un po' troppo pesanti e ossessivi. È vero, molti di voi mi diranno: "Angela, è una carta negativa". Sì, effettivamente sì, può essere trasformata in positiva perché vuol dire, che abbiamo la possibilità finalmente di, guarire queste ferite e forse abbiamo proprio bisogno di questo prima di procedere verso la rinascita. Già il 2, di denari ci fa capire che, ci possiamo mettere in nuove possibilità, dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo provarci, darci l'opportunità di andare avanti e in questo modo anche valutando delle possibili alternative, quindi giocando un po' con le esperienze, più situazioni, quindi è vero, dandoci queste nuove opportunità. Dico in senso generico perché dobbiamo tastare il terreno, quindi di non andare direttamente su una circostanza, ma appunto, cercare di ecco, secondo me proprio sondare il terreno, come vi ho detto, è perfetta come circostanza, come anche atteggiamento. Infine troviamo il fante di coppe. Ecco, qui già in un certo senso si vede quello spiraglio di nuovo inizio, di, novità, di un qualcosa che potrebbe essere quello spiraglio che state, aspettando. Può essere una risposta. Io dico novità in genere perché in qualche modo, è quel nuovo inizio di entusiasmo, di gioia, un evento positivo, un qualcosa di felice che arriva e che, giunge a voi e che secondo me vi farà già capire che la trasformazione in via di sviluppo è giusta, è quella giusta e quindi, state, procedendo bene. Adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Allora, l'ambito amore, quindi già abbiamo visto dalle energie principali che per voi è, un mese abbastanza importante, forse per riuscire a definire ulteriormente, quello che vi lasciate alle spalle e quindi già portarvi in quella fase di trasformazione direttamente verso il nuovo inizio, già a fine mese. Per quanto riguarda l'amore, ovviamente andiamo a, parlare coppia single, varie dinamiche, varie circostanze, però ricordo che alcune cose possono riguardare i sentimenti in senso lato, quindi anche, famiglia, amicizie. Allora anche qui troviamo questa energia del 3 di spade, quindi partiamo con il re di bastoni, il 3 di spade e poi, l'8 di spade. Tanta energia aria, è vero che la vostra energia però è un po' bassina, nel senso che in questo ambito, si vede un certo tipo di passaggio e di evoluzione. Cosa può voler dire per voi questo 3 di spade? Secondo me quello che, è già saltato fuori dalle vostre energie principali. In questo ambito c'è bisogno di guarire definitivamente delle ferite, delle cose che vi portate dietro. A volte non sono soltanto precedenti relazioni, delusioni che abbiamo subito, a volte anche dei tradimenti, eccetera. Non riguarda solo questo, perché quello che abbiamo dentro di noi inevitabilmente si riflette nelle nostre relazioni, soprattutto in questo caso quelle sentimentali. Quindi, per voi è un mese importante, è vero, di trasformazione che può essere utile per prendere il controllo, appunto di una relazione, di come far funzionare le cose, in un certo modo.
quando, ci sono carte del genere vuol dire che c'è il rischio di fermarsi, di arenarsi, di bloccarsi, proprio per delle paure. Ed è proprio un peccato perché magari alcune cose funzionano bene, perfettamente, nella coppia, come può essere nel vostro caso, però ci sono comunque quelle circostanze che, vi bloccano e non vi permettono di godervi in pieno la vostra relazione. O magari è l'altra persona che ha bisogno di sostegno, di aiuto e di protezione, allora se vi sentite, o inadeguati per certi aspetti, allora è forse lì che bisogna prendere un'iniziativa, diversa e cercare di aprirsi, di confrontarsi. Per i single troviamo anche qui delle energie un po' particolari, però, che possono essere positive, nel senso troviamo la luna che destabilizza un po' all'inizio, nel senso di confusione, di incertezza, alcune cose possono apparire in un certo modo, cioè se c'è una conoscenza, un interesse, una frequentazione in fase iniziale, può essere normale avere dei dubbi, delle perplessità, oppure è proprio la persona stessa che in qualche modo è confusa nei vostri confronti. Magari siete anche voi confusi nei vostri sentimenti, quindi che non al momento non riuscite, a capire come procedere e come comprendere quello che si sta muovendo dentro di voi. In un certo senso anche qui si vede un certo tipo di energia che deve essere lasciata andare, cioè quello che è stato, l'abbiamo capito, deve essere metabolizzato, altrimenti non riuscite a costruire e ritrovare forza, sintonia e soprattutto fiducia in una nuova relazione. Una nuova relazione che, può svilupparsi, può consolidarsi in qualcosa di molto più importante. Se non proprio in questo momento abbiamo la carta della stella, bellissima, che parla di futuro, di buone possibilità di proseguire. Ovviamente se c'è una conoscenza, una frequentazione già da un po' di tempo. È vero che per chi non ha nessuno, magari è proprio la stella verso la fine che va a cambiare totalmente e quindi portarvi nuova fiducia, nuova speranza, proprio per l'arrivo di qualcuno che potrebbe essere molto, molto stimolante e interessante. Ecco, come vedete anche in questo ambito c'è quell'energia di trasformazione, e cioè di cambiamento totale, da una che, non funziona, da una che vi, tiene, comunque insoddisfatti in questo ambito, ecco che arriva quella stella a portarvi nuova energia, e fiducia, che è importantissimo, ovviamente in senso generico, ma in questo ambito vi aprirà a nuove possibilità. Poi andiamo a vedere la parte del lavoro, delle finanze. Troviamo la carta degli amanti, 7 di spade e 3 di spade. C'è proprio niente da fare, è la vostra sia energia principale, sia in un certo senso anche, in alcune, diciamo, relazioni, anche quelle più, importanti, purtroppo c'è qualcosa che deve essere proprio, trasformato, evoluto. In questo caso, nelle questioni più pratiche, può essere una spesa, imprevista, un qualcosa che non ci aspettiamo, oppure di delusione e amarezza su come procedono alcune cose anche a livello lavorativo. E quindi dipende, essendo una stesa, molto, anzi troppo, generica, vi danno delle informazioni, magari voi, in base alle cose che vi dirò riuscirete a capire, perché potrebbe essere il proprio ambiente lavorativo, potrebbe essere anche il lavoro che non vi stimola, non vi piace assolutamente, però magari vi sentite in qualche modo di proseguire, oppure ci sono, come vi dicevo, delle spese impreviste. Comunque è un qualcosa che può, rigenerarsi, può migliorare, però ovviamente dipende, diciamo, sia da voi e da situazioni esterne. La carta degli amanti
è all'inizio positiva perché può indicare una nuova energia, nuove possibilità, anche di, sentirsi un po' più sereni, un po' più tranquilli. Può coincidere con una fase di pausa, di vacanza? Perché no? Oppure semplicemente magari vi state, ricaricando per fare delle scelte importanti. Qui, ha inizio tutto qui. In realtà la possibilità di, cambiare la fase successiva, perché se rimanete nei dubbi, nella confusione e nell'incertezza, allora queste carte stanno dicendo che più o meno le cose rimangono come già sapete. Ovviamente la trasformazione, i passaggi importanti richiedono determinazione, richiedono coraggio, richiedono di, come abbiamo visto, di mettersi in gioco, di lasciarsi andare totalmente a nuova fiducia, a nuove cose, quindi di aprirsi, delle porte. Ovviamente è possibile, però, bisogna provarci, bisogna andare avanti. Più o meno loro vi stanno dicendo che se continuate più o meno nello stesso modo sapete già che cosa aspettarvi, quindi ci sono delle dinamiche, che si ripetono. Invece se volete, cambiare ad esempio lavoro o modo di affrontare le vostre cose o anche aumentare i vostri stessi guadagni, migliorare le finanze, bisogna iniziare adesso a pianificare, a mettersi in moto e quindi osservare davanti a voi varie possibilità, e poi ovviamente con coraggio e determinazione mettersi in modalità, io dico conflitto in senso positivo, perché è ovvio che bisogna mettersi e superare, possibili ostacoli, forse che dipendono principalmente da noi stessi e anche magari da situazioni esterne. Quindi si vede questa fase anche qui di trasformazione e di evoluzione, che ovviamente ognuno di voi cercherà di fare, di prendere in modo, diverso con risultati diversi. E infine adesso andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare particolarmente con il nostro oracolo astrologico. Troviamo Nettuno, Nettuno che si riferisce al segno dei pesci, ci dà anche un'indicazione sul fatto di, valutare possibili, illusioni, oppure di, utilizzare la nostra sensibilità, la nostra empatia per comprendere, meglio alcune persone, intorno. Sul fatto delle illusioni perché magari, tendiamo a credere facilmente oppure a dar fiducia a qualcuno, oppure a, vedere, ehm, il buono in certi aspetti. E invece la modalità come, vi dicevo di, concretezza o di comprendere, al di là di alcune situazioni, lo possiamo vedere anche dalle altre carte. Prima di tutto, quindi oltre ai pesci abbiamo il toro e la vergine. E dico concretezza perché essendo segni di terra ci consigliano di essere un po' più concreti, di valutare le cose per quelle che sono e quindi anche le persone per quello che si mostrano, senza troppi giri, senza troppe cose. Quindi se ci sono persone che vi mettono dubbi, incertezza, attesa, eccetera, eccetera, allora di, essere un po' più fermi, un po' più convinti di, pretendere, tra virgolette, verità e chiarezza e soprattutto onestà. Sì, comunque di quella lettura vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo, della settimana e quello motivazionale, il lunare motivazionale. Vi auguro un buon mese di gennaio. Ciao!